Oh, bentornati al preview di Milan-Juventus, ovviamente dopo 2 settimane di pausa in cui il Milan non ha vinto semplicemente perché non ha giocato. Non ha giocato, voglio ricordarvi ovviamente che in tutti i preview che abbiamo fatto fino adesso di campionato di Serie A, il Milan ha vinto, quindi... Perdi 2-0 e fa il fenomeno. Vi ricorda qualcosa? Sì, ricorda che dobbiamo giocare appunto contro la Juventus. Io vi ricordo di... grazie Enrico comunque. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere la campanella, mettere mi piace a questo video per contribuire a tutto il lavoro che facciamo. Se mettete la campanella vi arriva la notifica domenica mattina, vi alzate alle 7 del mattino quando esce il video con il mio bel faccione e sicuramente sarà una domenica da buttare. Però andiamo alla Continassa e ci andiamo con Mirko Di Natale di Tutto Juve per capire un po' che aria tira Torino e come si presenterà questa Juventus al big match di San Siro. Mirko. Un saluto agli amici di Radio Rossonera, qui da Mirko Di Natale. Siamo tutti in trepida attesa di vedere tra poche ore scendere in campo Milan e Juventus, che arriveranno in 2 momenti successivi alla sosta davvero molto particolari e, se vogliamo, differenti, anche per quelle che saranno le 2 squadre che scenderanno in campo. Il Milan si presenta da prima della classe con qualche defezione di troppo, non ci sarà Maignan, non ci sarà Teo Hernandez, 2 assenze sicuramente importanti per Pioli, ma si presenta con la consapevolezza di chi è primo in classifica per merito, anche se forse dovrà dimostrare qualcosa in più rispetto a quelle che saranno le successive sfide che affronterà, specialmente quelle in Champions, dove saranno già decisive. Juventus invece, che verrà a Milano senza Danilo, quindi senza uno dei suoi capisaldi in difesa, ma sicuramente la buona notizia per Allegri è stata di ritrovare al 100% Vlahovic, che si è allenato col gruppo per tutta la settimana, e Federico Chiesa, che a meno di clamorose sorprese comunque non dovrebbe scendere in campo dal primo minuto. Juventus che, a differenza dell'avversario, anche se il diktat societario è comunque di divulgare il messaggio di arrivare tra le prime 4, cercherà di sfruttare questa sfida alla scala del calcio per acquistare anche più fiducia in caso di vittoria e soprattutto avvicinarsi al Milan in caso di 3 punti. Juventus che scenderà in campo col consueto 3-5-2, Szczesny tra i pali, difesa obbligata, scelte obbligate per Allegri con Gatti, Bremer e Rugani, che quindi prenderà il posto di Danilo per quanto riguarda il reparto difensivo. Sugli esterni vedremo UEA dal primo minuto, con ballottaggio tra Kostic e Cambiaso, favorito il serbo sull'italiano per quanto riguarda l'alta fascia. Centrocampo a 3 obbligato con Locatelli, con Miretti e con Rabiot, che sarà la prima da capitano. In attacco, accanto a Dusan Vlahovic, le quotazioni più alte sono per Arkadiusz Milik rispetto a Moise Kean. Ringraziamo Mirko Di Natale di Tutto Juve. Io rimarrei sempre alla Continassa, rimarrei sempre a Torino, perché in super esclusiva assoluta mister Massimiliano Allegri ha 2 paroline da dirci, ripeto, in esclusiva a Radio Rossonera. Quindi io andrei a sto punto dall'ex allenatore del Milan, Max Allegri. Allora, innanzitutto sei stufo di sentir piangere i milanisti, perché non si può, non c'abbiamo Magnan che è squalificato, il tiro l'hanno ammonito apposta, il Sportiello si è fatto male, dobbiamo giocare con Mirante, e Loftus non ha recuperato, e Kalulu neanche, Krunic pure, e basta, io che devo dire che ho recuperato Vlahovic, non mi tocca far giocare un attaccante, No, perché poi voi siete tutti bravi a parlare, tutti bravi, cioè, tutti a dire che avete le assenze, però non ho ancora sentito un giornalista che ha scritto che Allegri da 3 mesi, ok, sta giocando senza più forti di tutti, ovvero Matteo De Sciglio, E io faccio un calcio sofisticato, non è che c'è 2 passaggini, 2 movimenti a caso, per fare il mio tipo di calcio c'è bisogno di De Sciglio, e senza De Sciglio poi si viene a dire che Allegri non ha giocato bene, che la Juve non c'ha gioco. Per forza, provate voi a giocare senza De Sciglio. Grazie mille a Max Allegri, che in realtà ovviamente è Daniele Sporchia, che potete trovare a Lunch Press tutti i giorni sul nostro canale YouTube dall'1 alle 2. Andrei invece da un aficionado del format, perché chiederei ad Enrico Aiello di dirci chi gioca, chi non gioca, le formazioni, ovviamente, perché chi gioca e chi non gioca fa parte delle formazioni, l'arbitro, qualche chicca, dove vedere il match, insomma tutto quello che vuole. Vai Enrico.
Dopo il terremoto scommesse abbattutosi inesorabile durante la sosta per le nazionali, il calcio italiano torna finalmente a far parlare il campo e lo fa proponendo una classica questa sera a San Siro, ore 20:45, il fischio d'inizio di Milan-Juventus. Andiamo dunque subito a dare un'occhiata a quelle che dovrebbero essere le scelte dei due allenatori, partendo da casa rossonera, dove Stefano Pioli è in piena emergenza tra infortuni e squalifiche. In porta sarà costretto a far giocare il suo terzo portiere, vale a dire Antonio Mirante, 40 anni, al suo esordio da titolare in maglia rossonera in gara ufficiale, perché Maignan è squalificato e Sportiello ha rimediato in settimana una lesione al polpaccio. A destra invece Capitan Calabria, a sinistra complice la squalifica di Teo Hernandez, agirà seppur adattato Alessandro Florenzi. La coppia centrale invece della fase difensiva sarà quella titolare, composta da Ciao e Tomori. A centrocampo Krunic recupera ma sarà solo in panchina, Loftus-Cheek non ce la fa, il trio sarà composto da Adli, Musa e Reinders. Nessun dubbio invece in attacco, con Rafa Leao a sinistra, Christian Pulisic a destra, anche perché Chukwueze in nazionale ha rimediato un infortunio che lo terrà fuori per almeno un mese. Punta centrale Olivier Giroud. Non se la passa meglio sul fronte opposto Massimiliano Allegri, che durante la sosta ha perso per infortunio Danilo, dovrà fare a meno dei lungodegenti De Sciglio e Alexandro, oltre che degli squalificati per motivi extracalcio Fagioli e Pogba. E allora davanti a Szczesny il trio composto da Gatti, Bremer e Rugani. A centrocampo sulla destra nel 3-5-2 ci sarà UEA, mentre a sinistra è Kostic in vantaggio su Cambiaso. I tre centrali saranno invece Locatelli, Rabiot e uno tra Miretti e McKennie. In attacco invece Vlahovic e Milik più di Ken, mentre Chiesa dovrebbe recuperare ma solo per la panchina. Milan-Juventus sarà diretta dal signor Maurizio Mariani della sezione di Aprilia, professione consulente informatico. 11 vittorie, 3 pareggi, 5 sconfitte per lui per il Milan, con lui in campo. L'ultima risale proprio a questo campionato, 4-1 della seconda giornata Milan-Torino, mentre per quanto riguarda i precedenti con la Juve in campo sono 10 le affermazioni bianconere, con 3 pareggi e 2 sconfitte. Curiosità, l'ultima volta che Mariani ha diretto la Juventus è stata proprio la penultima giornata dello scorso campionato, Juventus-Milan 0-1 con gol di Giroud. Mariani che sarà assistito da Colarossi e Lo Cicero, quarto uomo Marcenaro. Al VAR ci sarà Irratti, coadiuvato invece da Maggioni. Come vi dicevamo, fischio d'inizio questa sera a San Siro in uno stadio completamente esaurito alle ore 20:45, gara che sarà trasmessa in diretta su DAZN, mentre il post partita lo potrete seguire sui canali di Radio Rossonera subito dopo il fischio finale. Da Enrico Aiello è tutto, a voi la linea. Torniamo nella redazione di Radio Rossonera, perché come abbiamo fatto con il Borussia Dortmund vorrei chiedere un po' ai ragazzi cosa ne pensano della partita con la Juve, e soprattutto se hanno paura di qualcuno in particolare. Vediamo se riesco anche a portarvi un ospite speciale per questo Occhio A di Milan-Juventus. Ma direi di dividere in due la risposta. Certamente Allegri è un allenatore molto attento ai particolari e cercherà di imbrigliare il Milan, perché poi tutti dopo la sconfitta contro l'Inter pensano di aver capito come si ferma il Milan. E poi però ci sono le contromosse delle contromosse, speriamo da Pioli. Invece per quello che riguarda il singolo, io sono un grande ammiratore di Vlahovic. Mi dicono che magari a volte fa un po' fatica, non sta mai magari benissimo, però è un giocatore che può inventare sempre i gol. A me piace questo tipo di giocatori, quindi attenzione a Vlahovic, anche se Milik è un altro giocatore velenoso. Insomma, della Juve temo soprattutto le punte. Ma non ero in studio io. Vabbè, pensavo di... Comunque, ultima clip di questo Milan-Juventus preview. Ho lasciato le mie statistiche perché so già che delle mie statistiche a nessuno frega assolutamente niente. Però vi prego, guardatele, è arrivata alla fine del video, perché anche io, come tanti di voi, devo arrivare a fine mese. Quindi vi prego, guardate le statistiche. Lascio la linea a Davide Giovanzana, quindi me stesso, però ritornando in studio per le statistiche che non volete sapere di Milan-Juventus. Eccomi in studio. Cominciamo con la statistica più inutile di sempre, quella dei secondi. Il Milan non perde in casa contro la Juventus da 87.948.900 secondi. Sono passati poco meno di 3 anni, sì, ma dirlo in secondi ovviamente fa molta più scena. Statistica numero 2, statistica inutile numero 2. L'ultimo gol segnato dalla Juventus a San Siro
sì, quello segnato appunto 87 milioni di secondi fa, è stato segnato da un americano, Weston McKennie. Io direi che quest'anno con Christian Pulisic e Yunus Musa abbiamo finalmente l'occasione di vendicare quel gol. Statistica numero 3, perché giocarsi l'1-1 stasera Milan-Juventus? No, beh, a parte gli scherzi, non è il caso di scherzare visto tutto quello che è successo. Il risultato che è uscito più volte nelle 108 sfide a San Siro tra Milan e Juventus è stato proprio l'1-1, che è uscito addirittura 21 volte, il 19,4% del totale. Vi lascio con un piccolo quiz per vedere sia se siete arrivati a fine video che se vi ricordate appunto la risposta, e se sapete la risposta. Qual è il giocatore più costoso che è passato nella storia del calcio dalla Juventus al Milan? Vi do un piccolo indizio, è costato al Milan 42 milioni di euro. Provate a scrivermelo nei commenti, io vi saluto, mi raccomando iscrivetevi, commentate, supportate anche solo con un like questo video e noi ci vediamo per il prossimo preview di Paris Saint-Germain-Milan, mercredi, credo si dica così in francese, comunque ci vediamo mercoledì e buona partita a tutti.